Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Danilo. Ciao! E come mai faccio questa recensione diversa dal solito? Di solito io prendo gli smartwatch, gli sportwatch, quello che è, e vi faccio l'unboxing, vi faccio vedere come è fatto e basta. Adesso voglio iniziare a fare queste recensioni del com'è il prodotto. E in questo caso ho Danilo che ha appena acquistato l'Amazfit Bip 6, quindi appena uscito, il giorno stesso Danilo. Giorno stesso, esattamente, il giorno stesso. E quindi ve lo faccio raccontare da lui che l'ha utilizzato e che lo usa, in modo da essere imparziali sui giudizi e magari lui riesce a scoprire anche qualcosa, visto che l'ha già usato per un po' di giorni e può darvi anche dei consigli. Assolutamente, certo. Allora, bene Danilo, sei stato uno dei primi a prenderlo, ma penso. direi di sì, perché lo seguivo da un po', sapevo che il prodotto doveva uscire a breve. Allora, che dire, l'ho seguito perché sapevo che il prodotto appunto era innovativo, perché Amazon insieme al Balance sta facendo questi due prodotti di punta. Peraltro, siccome a me piacciono molto i rettangolari, il Balance mi aveva, insomma, molto mi interessava, però appunto non era rettangolare, questo era il problema. E quindi ho aspettato che uscisse questo. E quello che si diceva era che appunto sarebbe dovuto uscire a fine marzo, ma insomma la data non era ancora certa. E anche per una serie di motivi, insomma, guardando in internet ho visto che poi i primissimi di marzo è venuto fuori. E io si può dire che sia stato probabilmente tra i primissimi a comprarlo, perché appena l'ho visto l'ho comprato, ok? Quindi l'hai scelto solo perché è rettangolare o ci sono altri motivi? No, allora il primo motivo è stato estetico sicuramente, e poi perché io mi fido, diciamo così, dell'azienda Amazfit, perché ne ho avuti in passato, anche se non l'ultimo, perché io diciamo provengo dall'ultimo che era il Samsung Gear il Watch 6 praticamente. Con cui non ho avuto una bellissima esperienza. Nonostante avessi tutto Samsung? Io ho tutto Samsung, esatto, ed ero passato al Watch 6 per quello. E il Watch 6 però sappiamo si colloca su una fascia di prezzo medio-alta per uno smartwatch, e quindi mi aspettavo un certo tipo di prestazioni, no? Mi aspettavo un ecosistema che funzionasse perfettamente, un po' come fa Apple con i suoi prodotti. Invece ho visto un po' di bug, un po' di cose e che praticamente facevano sì che il prezzo non giustificasse il prodotto, ok? Anche perché lì parliamo non di questo l'hai pagato. Esatto, infatti lì stavo arrivando, no? Cioè che questo prodotto qui che io stiamo guardando perché ce l'ho tra le mani, ok? È questo qui. Questo prodotto che io ho pagato 79,90, insomma 80 euro si può dire, lo ritengo forse sotto alcuni aspetti superiore o comunque equiparabile a quel prodotto lì, che costa più di 200 euro, ok? E quindi da lì sono partito, quindi avevo un prodotto, si può dire top di gamma, perché comunque è un top di gamma per la Samsung, vabbè, eccetto insomma l'Ultra, però che non reggeva il confronto con altri prodotti sul mercato, tra cui questo che stava uscendo, che è Amazfit con l'intelligenza artificiale, ok, sua Zep, però che comunque ha delle cose che per esempio Samsung non aveva, ok? Ecco, sono partito da lì, ok? Da lì, insomma, l'ho comprato a scatola chiusa, perché praticamente non era visibile da nessuna parte se non sul sito Amazfit o comunque su Amazon. Non l'ho visto da nessuna parte. Ho visto che era venduto anche da alcune, insomma, catene famose informatiche, però la smania di comprarlo era così tanta che l'ho recuperato, comprato subito, immediatamente appena è stato disponibile. Che dire, boh, partiamo dai pregi? Dai pregi, sicuramente, ma io partirei dai pregi. Partiamo dai pregi, che è sempre una bella cosa partire dai pregi, e poi insomma parliamo anche di qualche difettuccio, non cose secondo me insomma così rilevanti, però lo smartwatch secondo me è una cosa che è un po' come la maglietta, no? Cioè quello che piace a te non è detto che piaccia anche a me. Esatto. Ed è lì secondo me dove bisogna andare un attimo a capire, no? Infatti questo secondo me è un bel video, cioè io se dovessi guardare un video e cercarlo in internet cercherei proprio un video dove uno non mi dicesse lo smartwatch cosa c'ha dentro,
ma perché ti sei trovato bene con quello Esatto. smartwatch. Giustamente, perché dopo sono delle caratteristiche scritte là su carta, ma che dopo magari neanche Ma non te infatti, ne frega niente. esatto, perché Esatto. magari a te, per te è essenziale che abbia l'NFC, per me invece non è essenziale, quindi come dire, per te il cinturino che ti forniscono non ti va bene perché tu vuoi quello in metallo, faccio per dire, Esatto. io invece voglio quello, cioè, quindi ognuno insomma fa le sue considerazioni, no? I pro, allora, siccome di questo prodotto in internet avevamo poco e niente, e tuttora si trova poco perché è in questi giorni in vendita, insomma, Esatto. posso dirvi che la prima cosa che ho notato è il suo software, ok? Perché quello che poi fa costare spesso un prodotto è il software, no? Il software, come è fatto? Il software è chiaramente Zep, ok? Applicazione. L'applicazione, e fa funzionare veramente bene anche i propri prodotti, ok? Quindi in questo caso, Bene, allora partiamo appunto da far vedere un attimo lo smartwatch, com'è, come si vede e tutte le funzioni che adesso Danilo magari ci spiega un attimino. Danilo, parla pure te e fai vedere quello che ti ha colpito e cosa ti piace di più. assolutamente Lorenzo, allora guarda, quando l'ho acceso, beh innanzitutto siamo qui, oggi non è una giornata di super sole, però possiamo vedere intanto la bellezza di questo display che è veramente nitido, arriva fino a 2000 nits insomma di luminosità, di picco con la luce, si vede perfettamente sotto i raggi del sole, che al giorno d'oggi insomma non è poco, dovrebbe essere, credo che sia un record per uno 2000 smartwatch. nit, sono tanti. Allora, abbiamo il software proprietario chiaramente, vi faccio vedere, insomma, vabbè, il software di per sé è molto semplice, ok? Ma il bello di questo software è che in ogni sua pagina, ok? Noi possiamo interagire senza bisogno per forza dell'app sul cellulare, ok? Abbiamo la possibilità di cliccare praticamente in ogni parte della nostra pagina, senza bisogno insomma di andare assolutamente sull'app. Vi faccio un esempio, già sulla watch face iniziale abbiamo praticamente tutto quello che ci serve, questa è quella impostata insomma con cui ci arriva a casa, abbiamo il battito cardiaco iniziale, la distanza percorsa, i passi, la batteria che, ecco, potete notare, non so se si vede, del 48% in questo momento, ok? E questo è il carico, e l'ultima carica è stata eseguita 5 giorni fa. Ok. Quindi insomma si presuppone che altri 5, siamo al 50, con tutto acceso, quindi GPS, quindi notifiche, sport, perché io vado anche, la uso in palestra, quindi faccio attività, cammino, quindi si può dire che 10 giorni secondo me li fa tranquillamente. Ok, scusa, ti blocco un attimo. Dicevi della palestra e prima mi raccontavi una cosa che hanno fatto che ti ha stupito tantissimo, ormai Sì. che stiamo parlando così, dopo ci agganciamo. Sì, assolutamente. Allora, la palestra, allora io per esempio cosa è successo? Che durante un allenamento in palestra, vi faccio vedere per esempio, andiamo qui, anzi con quella facciamo vedere anche i pulsanti qua accanto, non so se si vede bene, ne abbiamo due. Questo sopra, ok, che ci porta direttamente al suo menu, ok? Quello sotto che invece chiaramente è personalizzabile, ma in questo momento ci arriva con la possibilità di scegliere direttamente i vari sport, ok? Ce ne sono, come in tutti gli smartwatch, ormai un'infinità. E se noi andiamo per esempio a prenderne uno, ok? Tipo questo che uso io per la palestra, Ecco, questo ok? è Ecco, l'effetto. dopo vi parlo di questa cosa qui che insomma è un contro, va bene, è già comparso. Allenamento, ok? Eccolo qui. Noi facciamo go, quindi lui parte, ok? Nel momento in cui lui parte, ok, ci dice chiaramente quello che ci serve per l'allenamento, no? Quindi il battito cardiaco, il tempo che che sta trascorrendo. Una cosa carina che ci dice anche, va in automatico a controllare tramite questo qui e questo sopra. Sono due, l'ho scoperto usandolo. Allora questo qui è un numero dove tu ti conteggia praticamente quanti allenamenti stai facendo, perché tu potresti aver
bisogno di fare un set di allenamenti e ok. conteggiare quello che hai fatto in quel set, nello stessa giornata, un'ora dopo, fare un altro set e quindi cambiare tipo di set e cominciare un nuovo allenamento, quindi può essere molto comodo. Mentre questo sopra è un conteggio per il gruppo che stai lavorando, cioè tu mentre sei in palestra e stai allenando per esempio, non so, faccio per dire, stai facendo una pressa piuttosto che i bicipiti, piuttosto che un altro gruppo, lui riesce a verificare in automatico, devo dire con una percentuale molto alta, non precisissimo se vogliamo, ma con una molto alta, che tipo di gruppo muscolare stai allenando. E quindi ti fa vedere un numero tipo 12 e sullo smartphone, scusate, quel 12 vedrai che corrisponde al bicipite, quindi lui capisce che tu con quel movimento dello smartphone hai praticamente allenato quel gruppo muscolare, ok? Quindi insomma molto, molto attento da questo punto di vista. Ecco, quello che mi ha stupito è che non in tutti gli smartwatch abbiamo la possibilità di bloccare per un attimo l'attività, metterci in pausa, nella pausa che ci serve per chiaramente recuperare, e avere poi la percezione di quanto tempo ha quella pausa, diciamo, in cui tu stai recuperando, se non metti tu un timer o se non verifichi l'ora, ok? In questo smartwatch vi faccio vedere semplicemente cliccando il pulsante qui sopra, ok? Scusate che c'è un po' di riflesso. Cliccando qui, lui va in pausa e se vedete qui in alto, in automatico, ok? Parte in automatico un timer, ok? Che vi fa vedere il tempo trascorso dalla vostra pausa. Quindi se una persona deve fare un minuto di pausa, al trascorrere del minuto fa riprendi e lui riprende, ok? È una banalità, ma è quello che dicevo prima, cioè per te una maglietta è bella, per me no, a me questa cosa è molto utile, perché non la trovavo in altri smartwatch, ok? Quindi questo insomma è quello che riguarda un po' l'allenamento fisico che io insomma ho potuto constatare, ok? Qui si fa fine e lui si salva tutte le sue cose, dà chiaramente tutti i suoi dati, no? Ecco, come hai detto tu inizialmente, qui non stiamo parlando di cosa tecnicamente ha questo smartwatch, ma perché personalmente io l'ho preferito a un altro, ok? Un altro aspetto positivo, per esempio, che io ho notato subito, sono le notifiche. La notifica, per esempio, è l'unico smartwatch che ho provato in questo momento, in questi ultimi anni, che nonostante non abbia un sistema operativo come Wear OS oppure insomma quello di Apple per intenderci, è l'unico che mi fa vedere perfino le foto. Mi fa vedere le foto che una persona mi invia tramite WhatsApp, per esempio. Ok? E questo non lo sapevo. Infatti mi è arrivata la foto e sono rimasto stupito del fatto che potessi vederla, perché? Perché di solito per vederla ci vuole un sistema operativo Android magari, no? Ma puoi anche rispondere a WhatsApp? Posso rispondere, posso personalizzare la risposta, scrivendo col tastino, oppure dicendo a questa funzione qui che è Zepflow, che sarebbe l'intelligenza artificiale di Zep, dire dimmi tu che risposta daresti, quindi lui prova a dare una risposta, oppure io posso, come fa l'intelligenza artificiale, richiamarlo e dirgli rispondi a questa persona questa cosa qui. E quindi lui mi compila e invia, ok? Quindi molto utile da quel punto di vista. Altra cosa molto utile per quanto riguarda le notifiche è che nel caso in cui tu facessi parte di un gruppo di WhatsApp, magari non riesci a vedere subito in tempo reale tutte le notifiche che ti arrivano, ok? In questo caso qui cosa succede? Che dallo smartphone, scusate, dallo smartwatch, praticamente vengono messe tutte in coda, proprio come se tu stessi guardando il gruppo WhatsApp sullo smartphone, quindi non perdi neanche una notifica. Beh, questa è una bella cosa. Quindi tu fai lo swap verso l'alto, e qui ti comparirà il gruppo dove tu sei all'interno e una dietro l'altra sotto tutte le notifiche complete, quindi senza un taglio della notifica, una parola non messa, piuttosto che comparirà solo l'ultima, no, ti compaiono tutte,
foto comprese, cioè è una cosa insomma che ti permette di non accendere neanche lo smartphone praticamente in quel momento, ok? Se adesso noi non lo facciamo vedere perché, per privacy, per cose, perché dopo WhatsApp ci sono i tuoi numeri di telefono, persone. Assolutamente, però fidatevi che è così. Io ho ricevuto diciamo sia emoji che foto caricate più o meno pesanti, e ho ricevuto sempre tutto, cioè non ci sono state foto che io non abbia visto, ma mi compaiono sempre, quindi insomma ottimo, direi ottimo. Quindi insomma notifiche, vabbè. Beh, questa è una bella cosa, sembra una cavolata, ma c'è WhatsApp. Assolutamente, assolutamente, per avere, voglio dire, poi per sfruttare un display così grande, Sì. come questo insomma BIP 6, è comodo avere delle notifiche che funzionino come dovrebbero, altrimenti perde un po' il fatto che tu abbia un display così grande. Insomma, se ogni volta uno deve prendere lo smartphone, chiaramente non ha senso che uno abbia un display così grande al polso, no? Ecco, questo è un po' il senso. Altra cosa, ma insomma questo ce l'hanno un po' tutti gli smartwatch, ma ho trovato molto interessante in questo perché raggruppa tutto sotto un'unica voce, è un po' la prontezza. La prontezza praticamente ti segnala un po' quello che è la tua attività fisica piuttosto che quello che insomma il tuo sonno. Lui fa un po' un resoconto generale per dirti stai andando bene, attento, dormi un po' di più, ok. È una cosa che effettivamente hanno un po' tutti ormai, ma che ho trovato molto più accurata in questo smartwatch invece che in altri, e tanto più che questa è la prima notifica che ti arriva la mattina. Tu la mattina ti svegli, quando lui ti vede operativo, quindi sente che non sei più chiaramente in modalità notte, dopo 2 minuti ti arriva la notifica con come è andata la notte, secondo lui come ti andrà la giornata, fa già un resoconto alla mattina. Molto, molto comodo. Cosa che su Huawei che ho io, ad esempio, mi arriva anche a me dopo 2-3 minuti e ti fa il report del sonno con come appunto andrà la giornata, magari chiamato in un altro modo, Sì. però sono No, anche e abbastanza sono delle belle cosette. Altra cosa che non avevano i bip, o comunque che non tutti hanno, è per esempio la luminosità automatica. Ah, questa è una bella cosa. Quindi comodissimo di sera. Un'altra cosa, per chi ama l'always on display, ha un always on display potentissimo e ha una luminosità spaziale, ok? Non dico quasi come display normale, poco meno, ok? Questo, se da un lato è una cosa positiva per chi ama avere sempre il display acceso, è negativa per quanto riguarda chiaramente la batteria, Sì. perché da quello che ho potuto io notare, la batteria drasticamente scende quasi a metà dei giorni, quindi insomma il consumo è molto alto, ok? Io non sono interessato a quel tipo di, diciamo, di opzione, quindi per me va benissimo, ok? Cos'altro? Ha per esempio la possibilità di dirgli accorgiti quando sto dormendo e quindi in automatico disattivati, ok? Quindi quando vedi che è notte, quindi mi sono addormentato, Sì. tu non usare più l'alzata, non attivarti quando io alzo il polso, non mandarmi le notifiche. Ti blocca anche già le notifiche in Esatto, automatico? esatto. Sì. Quindi Una bella roba. è una cosa che la troviamo sempre tramite l'applicazione, praticamente qui tramite il menu, ok, impostazioni. Ho visto che c'era anche mappe, quindi anche il GPS integrato, se non sbaglio. Esatto, altra cosa, bravissimo, qui nel menu troviamo, forse l'ho passato, Alexa non ce l'ha. Alexa non è compresa, quello a proposito di magliette su misura mi sarebbe piaciuto, devo essere Perché prima ce sincero. l'avevano, di solito c'era Alexa. Ce l'aveva il GTS, ce li avevano, ok, perché ho avuto anche GTS io in
in passato, e ce l'aveva, e quella mi sarebbe piaciuta perché in una casa domotica dove hai Alexa che insomma gestisce un po' tutto, sarebbe stato comodo averla, quello sicuramente. Qui abbiamo, ecco qua, la mappa che si possono scaricare direttamente tramite l'applicazione, Ok. e quindi la mappa ti permette, insomma, come sempre, di non perderti e di usarla tranquillamente per muoverti. Eventualmente da questo pulsantino si può fare uno zoom, oppure gli si può dire anche se regolazione automatica o usare una mappa, scusate, una mappa buia, ok? Ah, ok. Quindi insomma contrasto. col contrasto, ok. La velocità dell'agganciare i satelliti direi buona, non immediata, però insomma ecco, Ecco, l'ho già preso. insomma un paio, 2-3 secondi insomma e ci siamo. Ok. Bene. Bene, allenamenti ne hanno di tutto. Beh, allora qua abbiamo l'intensità, allenamento, ti dice negli ultimi giorni com'è andata, come quanto hai lavorato, ok? La mappa. Poi abbiamo come attività, ti dice quindi i tuoi passi che hai fatto negli ultimi giorni, quanti ne hai fatti ieri, l'obiettivo di quante ore sei stato in piedi e che obiettivo ti vuoi dare, calorie, passi, riassunto insomma dei chilometri fatti. Hai già un rapporto che può essere anche settimanale, quello che dicevo prima, che non serve neanche quasi aprire lo smartwatch e lo smartphone per vedere insomma tutto quello che è un po' la settimana, ok? Okay. Ti ricordi, Danilo, se è impermeabile? Che mi chiederanno di Assolutamente, sicuro. assolutamente impermeabile IP68, questo è già stato buttato, come si suol dire, in acqua, già usato sia in piscina che anche sotto la doccia, assolutamente dopo gli miei allenamenti. Quindi ecco, cogliamo l'occasione per dire una cosa rispetto all'acqua. Ho fatto un test, perché questo speravo ci fosse, lo potrei mettere quasi tra i difetti. Difetto che però, diciamo così, sono quei difetti che fai passare perché si parla sempre avendo una cognizione di quanto costa inizialmente questo smartwatch, no? Quindi io ho detto, ma vediamo se mettendolo sotto l'acqua questo smartwatch si autoblocca sentendo l'acqua, quindi mette un blocco al display e va sbloccato, ok? Oddio, ci sono smartwatch che fanno questo? Ci sono smartwatch che una volta che sentono l'acqua bloccano il display e tu devi sbloccarlo col pulsante, ok? Non lo fa, però come dicevo prima, insomma, non mi sento neanche di dargli una colpa visto il prezzo iniziale, voglio dire, no? Però insomma è molto semplice farlo, perché tramite uno swipe verso il basso, accedendo insomma al menu rapido, ok? Qui abbiamo l'impostazione del lucchetto, che peraltro è comoda. È comoda perché? Perché intanto adesso io ho bloccato il display, ok? Però qual è il bello? Il bello è che se io sono al mare, ok? Quindi sto facendo il bagno, lo blocco perché non succedano cose strane. Però mi serve usarlo, quindi lo sblocco, ok? Lo tengo premuto, lo sblocco, faccio quello che devo fare. In realtà in questo modo lui non è sbloccato. Appena si riblocca, lui è nuovamente bloccato, vedete? Ah, sì. Quindi io posso continuare a fare il bagno, Quindi in automatico. lui rimane bloccato fino a quando io, una volta chiaramente sbloccato, non gli tolgo il lucchetto, ok? Questa è una bella impostazione, sì, perché se mi serve solo un attimo usarlo mentre sono al mare, mentre sto facendo la doccia, mentre sono in piscina e non voglio che accidentalmente l'acqua modifichi le impostazioni, lo uso e si riblocca. Quindi insomma è comunque una buona cosa, per quanto insomma, e che questa non è una cosa comune. No, non è comune, dai, Ecco. è semplice ma anche bella. Assolutamente, vabbè, si possono collegare chiaramente le cuffiette alla sua modalità espulsione acqua, un po' come ormai sì, perché questo quasi anche tutti. Microfono e cassa. Assolutamente, si può parlare, si può ricevere e chiamare, si può richiamare dalla rubrica, insomma tutto quello che bene o male adesso gli ultimi smartwatch hanno. Da quel punto di vista là, notifiche e chiamate non manca nulla, diciamo così. Il ricercatelefono, torcia, insomma le solite modalità teatro, insomma ecco, questo più o meno quello che hanno un po' tutti. Direi di parlare dei contro. Allora. Facciamo una videata, un'introduzione allora ai contro, ok? Bene. Allora, per quanto riguarda i contro,
Diciamo che, come dicevo prima, i contro sono sempre legati un po' all'aspetto economico, nel senso che io lo valuto anche rispetto a quello che l'ho pagato, ok? In questo caso qua possiamo cominciare con la parte, diciamo, estetica, ok? Diciamo così. Allora, vi faccio vedere, io me lo sfilo. Per quanto riguarda i materiali, direi che è un orologio, come potete notare, fatto benissimo, ok? Con i suoi sensori, la sua cassa posteriore opaca, quindi mai sporco, insomma sempre bello, si presta insomma ad essere sempre bello pulito, ok? Il problema qual è? Se notate, eccolo qui, l'attacco del cinturino alla cassa non è dritto, ok? Tendenzialmente lui tende a stare così, ok? Ecco, la sua ricarica, adesso vi faccio vedere com'è fatta. In caso è qua dentro? Esatto, Sì, nella va bene. scatola. La sua ricarica è un bottone, ok? Ok. Ecco, e qui subentra praticamente il problema che, vabbè, se vogliamo, eccola qua. Questa è la sua ricarica che, vi ricordo, arrivare così, senza cavetto, ok? Quindi nella scatola voi troverete questo bottoncino qui, senza alcun cavetto, ma insomma, bene o male, per carità, un cavetto a casa ce l'abbiamo tutti, ma è giusto che insomma si sappia, ok? Il problema qual è? È che quando noi attacchiamo questo chiaramente all'orologio, come notate lo spessore non è sufficiente a far appoggiare la basetta su una superficie piana, ok? Quindi di conseguenza vi ritroverete ad avere l'orologio appoggiato praticamente sul cinturino, Magari ok? facciamo vedere un attimo con una parte piana, così Assolutamente. devo far vedere, Eccolo qua. vista di profilo. Eccolo qua, vi faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Che resta staccato. Resta staccato, quindi per carità, ripeto, non sono cose assolutamente, voglio dire, che uno può dire, boh, per questo non lo compro, però insomma è giusto che uno che lo compra sappia anche questo tipo di cose, ok? Sì. Sempre per il suo cinturino possiamo notare che lo sblocco del cinturino classico, quindi lo sgancio rapido, è un po' incavato, ok? È dentro qui e quindi insomma con lunghetta si deve andare dentro, insomma vabbè, insomma questo fatto di questa scelta di voler mettere il cinturino non in linea ma curvo, se da un lato rende lo smartwatch insomma bello e comodo da indossare perché già insomma diciamo è pronto all'utilizzo, dall'altro insomma ha queste piccole pecche, ok? Questa insomma mi sentivo di dirla. Cos'altro? Fatemi Sempre parlando del pensare. cinturino, mi dicevi che però è piccolo. Per un Bravissimo, polso grosso. bravissimo, assolutamente. Ecco, io baso sul mio polso. Il mio polso, insomma, è un polso piccolino e vi faccio vedere quando io lo vado a agganciare, ok? Eccolo qua. Io lo aggancio in media qui. Eccolo qua. Vedete lo spazio? Avanzano quelli di quei 4-5 posti, ok? Ma considerate che il mio è un polso veramente piccolo, ok? Quindi tenetene conto nel caso in cui insomma abbiate un polso più grande, perché comunque è una cosa che non avete ulteriori ricambi all'interno, quindi questo è quello che vi arriva e di conseguenza se avete un polso più grande e vi piace lo smartwatch sarete costretti probabilmente a prenderne un altro, mi viene da dire, ok? Per il resto è comodo, forse avrei preferito un minimo di morbidezza in più, ecco, magari questo, però insomma è un bel prodotto comunque, questo sì. Ecco, un'altra cosa che volevo farvi vedere, che abbiamo visto forse all'inizio, se avete notato, della recensione, del video, è lo scorrimento dello schermo, io dico quasi a finestre, ok? Non fluido, ecco, se vogliamo dirla, ma non fluido, non che non sia fluido per un discorso, diciamo, di fluidità del sistema, ma proprio volutamente, ecco. Se andiamo nel menu, per esempio, potete vedere che se io volessi fermarmi su un punto, lui praticamente a un certo punto, ecco, fa degli scatti, come se si posizionasse praticamente
a pagine, ok? Cioè non è, se io volessi fermarmi qua, ecco, lui magari tac, va un pelo su, quindi se mi serve una cosa che è qui, spesso me la trovo più sotto dello Ma questo schermo, anche nelle ok? notifiche o solo sugli allenamenti? No, in Hai notato? generale dappertutto. In Ok. generale dappertutto. Lui ha questo modo di, diciamo, di far vedere, proviamo a vedere se riesco a... È venuto fuori bene qua, mi sembra. sì, allora, per esempio, io voglio andare... Ecco, adesso per esempio io sono Ah, andato sì. giù poco e lui mi è andato giù di una pagina, ok? Questa cosa qua, a me personalmente forse è il difetto più grande che io trovo in questo smartwatch, perché sempre nominando altri prodotti, non l'ho notata per esempio nel Watch Fit 3, ok? Dove Di tu, Huawei. di Huawei, esattamente, dove io praticamente facendo così avevi sempre la sensazione di avere sotto controllo esattamente il movimento del tuo menu, ok? Mentre qui lasciando hai sempre diciamo, un riposizionamento della pagina, dello scatto che lui praticamente fa in più, ok? È probabile magari che dal video non si capisca benissimo, ma vi assicuro che il feeling, il touch che si ha, diciamo quello che si prova usandolo, lo si nota bene questa cosa qua, ok? Basta, direi che come, diciamo, ecco, qualità-prezzo, io, beh, allora, boh, qua vedete scritto tessera associativa, anche questa è molto comoda, potete mettere tutte le vostre tessere e poi, insomma, farle vedere nelle varie casse. Qualità-prezzo, secondo me, non ha molti rivali, ok? Molte watch faces già installate, ce ne sono moltissime gratuite nel suo store ufficiale, nella sua app per smartphone. Ecco, adesso l'app E, magari non riusciamo a farla vedere perché siamo già a più di mezz'ora di video. sì, sì, Magari esatto, faremo un video esatto. solo Comunque l'app per l'app. bellissima e anche spendendo una parola giusto, fatta bene, non si blocca mai e ha esattamente tutto quello che serve senza fronzoli, non ha pubblicità varie, non ha diciamo cose che non possano essere utili a vedere subito i risultati che ti danno, che ti arriva tramite smartphone, Magari tramite faremo un tablet. video, pure Potremmo se vuoi fare anche farlo il video, te, e assolutamente, dopo un video. assolutamente. Quindi qualità-prezzo direi top, Ok, ok? Niente altro da dire, insomma. Sono assolutamente contento, bene. assolutamente. Bene, io credo che sia stato un video abbastanza esaustivo, comunque sono più di mezz'ora di video, di spiegazione, ma ho voluto portare Danilo perché a parte che ne sa di queste cose qua, ne sa e guarda il pelo sull'uovo e tutto quanto, ed è giusto che sia così, ma era giusto anche perché, detto da lui, che lo usa e che quindi hai la passione per questa cosa e perché l'hai scelto, secondo me è la cosa migliore. Cioè, se riuscissi a avere sempre dei video così, Sì, secondo me a me sarebbe... piacerebbe vederli, a me Ok, piacerebbe vederli, esatto, perché magari sicuramente. sono lunghi, però ti metti là, dividerò per capitoli, Mhm, magari metterò WhatsApp, le notifiche, le chiamate, in modo che uno quello che gli interessa vede. certo, E niente, era giusto un giudizio imparziale, senza aver... assolutamente, Noi non siamo assolutamente. sponsorizzati da No. nessuno, questo è Diciamo stato che acquistato da è Danilo. un'idea nata poi soprattutto perché non tutte le volte mi capita di comprare un prodotto che Esatto, praticamente ancora non è neanche quasi nei negozi. Ecco, esatto. questo è stato un po' il senso. Tutto qui. E quindi ci siamo trovati e abbiamo detto, "Boh, vai, facciamo questo video qua." Volevo chiederti, lo ricompreresti? Ma Lorenzo, qui mi fai una domanda un po' particolare. Ti spiego perché. L'ho già ricomprato. Ah, ok. Questo non lo sapevo. Te lo Sì, giuro. ecco, l'ho ricomprato in che senso? Nel senso che ho comprato il primo Sì? e c'è stato un piccolo difetto che ho riscontrato nel primo, che può essere magari utile a qualcuno nel caso in cui ritrovasse questo difetto, che praticamente solo in auto questo smartwatch si riavviasse. È una cosa incredibile, ma è così, probabilmente è legato a un discorso GPS, probabilmente quando voi lo comprate, siccome lui comincia subito l'aggiornamento firmware è andato male, questo non lo so. Sta di fatto che tramite l'assistenza chiaramente sono riuscito a mandarlo nuovamente ad Amazon
e mi hanno rimborsato immediatamente, io ne ho comprato subito un altro, che però questo funziona benissimo. Quindi insomma c'è stato questo piccolo inconveniente, ma ecco, la tua domanda l'ho già ricomprato. Comunque se posso consigliarlo a un amico lo consiglierei, qualità-prezzo secondo me ci siamo assolutamente. Buono, quindi siamo a posto. Sì, sì. Allora, se avete poi dei commenti da fare, Danilo monitorerà il video che metto, e poi se avete dei commenti io aspetto che Danilo risponda, perché non ce l'ho e quindi non saprei neanche come Risponderemo a tutti. quasi tutti, basta che non sia offensivo, Assolutamente. che non sia... Sempre con educazione. Sempre con educazione, dai. Però cioè, Danilo mi aiuterà su questo e mi dice: wow, Lorenzo, guarda, secondo me questo. Danilo non fa youtuber, non ha... No, assolutamente. A me non interessa dirvi se è bello o se è brutto, perché... Abbiamo dato la mia esperienza, sua poi esperienza, un'altra proprio... persona potrebbe dire a me quello non piace perché già come estetica non mi piace. Esatto. Ok, ognuno chiaramente, Sì. L'abbiamo detto all'inizio, no? Ad esempio a me piacciono quelli tondi, Quelli tondi. E a lui piacciono quelli rettangolari, quindi non andiamo d'accordo da questo punto Certo. di vista, però cioè, è giusto per portare una recensione vera. Giusto. Buono. Io ringrazio Danilo, grazie Danilo, grazie a te. E commentate più che potete, scrivete se avete domande, se avete dubbi su qualsiasi cosa. Vi lascerò anche il link in descrizione se volete acquistarlo, basta che cliccate sul link così dove l'ha preso Danilo praticamente, e basta. Grazie a tutti signori, ciao ciao! Ciao!